Ciao amici di Access2 Games e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele, oggi insieme ad un pacco, vabbè sì, questo lo vedete tutti, ma qui dentro c'è un drone davvero molto atteso, ovvero il JJRC X12. Perché è molto atteso? Beh, scopriamolo insieme. Questo JJRC X12 è appena uscito, io l'ho comprato venerdì scorso da Gearbest, è stato inviato sabato con spedizione DHL, è arrivato martedì in appena 2 giorni lavorativi qui senza spese doganali, come potete vedere da questa scritta esonero. Comunque, se dovete comprare qualcosa da Gearbest o Banggood, utilizzate sempre spedizioni Priority Line, che sono sempre senza dogana, invece DHL, nonostante siano velocissime, potrebbero incappare in spese doganali. Ora prendiamo il taglierino e andiamo subito ad aprire questo bel pacco, e intanto vi spiego un po' di cosette riguardo questo drone. È molto atteso perché costa poco, attorno ai 200 euro in versione Full HD, una ventina di euro in più la versione 4K, ma non penso che cambi molto, credo sia un semplice upscaling. Io non so che versione c'è qui, io ho comprato la 1080p, ho chiesto poi di cambiare in 4K, ma non so bene quale mi abbiano inviato, quindi lo andremo a scoprire ora insieme, e dovrebbe arrivare già con lo zaino incluso nei 200-230 euro circa. Vi lascio tutti i link e coupon qui sotto in descrizione video. Confezione interessante, ben imballato. Oltre ad essere dotato di una cam sulla carta molto buona, è presente anche un gimbal meccanico a 3 assi per stabilizzare i nostri video, 25 minuti di volo, motori brushless, pieghevole, assomiglia molto al DJI Mavic Air, zoom, radiocomando, insomma tantissima roba per quello che costa. Ora ovviamente ci sarà da scoprire se vale davvero quei 200-230 euro, se le specifiche segnate sono vere oppure no. Vi ho portato anche una piccola anteprima qualche giorno fa. In questo primo video lo vedremo da vicino, poi nei prossimi giorni lo proveremo con mano. Ed ecco qui lo zaino, all'odore di uno zaino scolastico, quindi è un semplicissimo zaino in tela, molto bello, con la scritta 26 gradi, penso. Comunque dai, sembra essere fatta molto bene, ci sono anche le cinghie per la tracolla, semplicissima, però considerando che è inclusa nei 200 euro circa del drone, è una cosa molto gradita. Andiamo ad aprire le tasche, vediamo cosa c'è. In quella frontale non c'è assolutamente nulla, in quella posteriore ci sono molte tasche, questa è una cosa molto positiva, non c'è nulla nemmeno dietro. E ora andiamo a vedere dentro, ci sarà il drone oppure no. Intanto c'è la gomma piuma, e sotto la gomma piuma abbiamo i manuali di istruzione con i QR code per scaricare l'applicazione sia su Android che su iOS. Ci viene mostrato come aprire il drone, inserire la batteria, i tasti del radiocomando, l'applicazione, gli stick, manualino piccolino, completo. Vi consiglio di darci una bella lettura. Questa è la versione base con una batteria, ma si può comprare con 2-3 batterie. Innanzitutto abbiamo la tracolla, semplicissima, non serve che vi spiega cosa serve, la attaccate alla borsa e ve la portate appresso comodamente. Le eliche, che credo si vadano ad avvitare con le vitarelle, infatti abbiamo 2 eliche di riserva più 2 chiavi esagonali. Poi abbiamo questo. Cos'è? Un cavo di ricarica semplicissimo, USB e micro USB. Il radiocomando, bello, un bel grip, è interamente gommato ragazzi, quindi si tiene bene in mano. Abbiamo le 2 antenne qui, gli stick sembrano avere un buon feedback, accensione, spegnimento, decollo e atterraggio automatico, foto e video, ritorno a casa automatico. Nella parte superiore abbiamo una ghiera per inclinare il
gimbal e un tasto M che non so a cosa serva. La batteria è incorporata e questo radiocomando dovrebbe permettere un range di controllo attorno ai 1200 metri. Ma veniamo ora alle cose davvero interessanti. Il drone esteticamente è quasi uguale al DJI Mavic Air, con una piccola scritta JJRC. I bracci possono essere facilmente aperti in questo modo in un istante, ed eccolo qui aperto, pesantino. Secondo me siamo attorno ai 400-500 grammi, lo andiamo a pesare tra poco. Motori piccolini e brushless. Possiamo aprire la parte inferiore. Nella parte inferiore troviamo i due sensori sonar per il controllo d'altezza, la piccola telecamerina VPU per mantenere la posizione sia con che senza GPS. Questa è una graditissima aggiunta. Sotto la cam abbiamo un piccolo sportellino dove inserire la micro SD. Abbiamo poi la cam, sembra essere realizzata molto bene e come vedete anche il gimbal non ha cave a vista e sembra essere anche abbastanza solido. La batteria che arriva già collegata al drone può essere rimossa da questi due gancetti ed è una 2400 mAh 11.4 volt. Prima di accenderlo ci sono altre cosine nella confezione: la basetta di ricarica, il supporto per smartphone, anche questo ben fatto e gommato da collegare al radiocomando nella parte superiore. Vediamo se riesce a contenere il mio Xiaomi Mi 9T, che di certo non è uno smartphone piccolissimo. Sì, senza problemi, e c'è ancora molto spazio libero. Ottimo. Ora vediamo se funziona tutto. Andiamo ad accendere ovviamente prima il radiocomando e accende, funziona, due LED verdi, quindi già carico. E ora andiamo ad accendere il nostro JJRC X12 tramite il tastino posteriore. Funzionerà? Vediamo il gimbal se si calibra oppure no. Ok, è vivo anche il gimbal. Abbiamo due LED rossi nella parte frontale e un LED verde nella parte posteriore. Il gimbal sembra essere ben stabilizzato ed è davvero solido, non si muove nemmeno spingendolo, è realizzato davvero molto bene e anche i materiali non sono assolutamente da disprezzare, ragazzi, specialmente se lo paragoniamo ad altri droni della stessa fascia di prezzo come l'Absanzino. Sopra è di plastica, ma è quasi gommata, vellutata, una plastica simile a quella del radiocomando. I braccini sembrano piccolini ma abbastanza solidi e anche il gimbal sembra funzionare davvero molto bene. Sono molto curioso di provarlo in volo, sicuramente lo sarete anche voi. Siete curiosi di sapere quanto pesa questo JJRC X12? Beh, scopriamolo insieme. Pesa senza batteria esattamente 270 grammi. Invece con la batteria inserita arriviamo ad un peso di 435 grammi. La batteria, beh, è davvero pesantuccia. Da sola pesa 165 grammi quasi. Bene amici, siamo arrivati alla conclusione di questo unboxing. Primo sguardo dell'attesissimo JJRC X12. Prime impressioni: ottimo drone, costruito davvero molto bene, ottimi materiali, belle eliche, peccato che non sia uno sgancio rapido ma con la classica vitarella, però il drone è molto ben fatto, solido, un po' pesantuccio come avete visto, dotato di VPU, sonar, un'ottima cam, cioè ottima sulla carta, dovremo vedere in volo, ma il gimbal sembra funzionare bene, stabilizza su 3 assi meccanici, quindi senza nulla di digitale, piccolissimo, praticamente tascabile e con la gradita aggiunta di ottenere insieme al drone, senza sborsare altri soldi, anche la sua borsa per il trasporto con tanto di tracolla. Questa è una cosa davvero difficile da trovare su un drone economico
economico, ma anche su droni più costosi, ve lo garantisco. Ora ragazzi, ditemi le vostre prime impressioni su questo JJRC X12, vi piace quello che avete visto? Volete vederne di più? Lo comprereste? Sì? No? Beh, se volete comprarlo trovate tutti i link d'acquisto qui sotto in descrizione video, insieme ai coupon che non sono eterni ma li trovate sempre aggiornati sul nostro canale Telegram delle offerte, linkato anch'esso qui sotto in descrizione video, insieme ai link per il nostro gruppo Facebook Droni Tecnologia Italia e il nostro canale Instagram ufficiale. Entrate numerosi. Bene amici, direi che questo ora è davvero tutto. Se volete supportarci ci basta un semplice e gratuito like, un commento, una condivisione, iscrivetevi se non l'avete già fatto, attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dei nostri nuovi prossimi video e direi che questo è davvero tutto. Noi ci vediamo alla prova di volo del JJRC X12, spero nel prossimo video, comunque entro pochi giorni. Aspetto la vostra opinione ragazzi e ci conto. Questo è tutto, alla prossima sempre qui su AddXS2Games. Ciao ragazzi!